Ciao ragazzi, qui Easy Axi, benvenuti nel 24esimo episodio della Paccarriera, la carriera dove il mercato viene deciso dai pacchetti dell'Ultimate Team, che oggi infatti torneranno protagonisti, perché nello scorso episodio avevamo concluso la terza stagione sulla panchina della Sampdoria, finendo al quinto posto in Serie A a pari punti con l'Atalanta, che ci è stata davanti grazie alle vittorie negli scontri diretti. In Coppa Italia avevamo raggiunto i quarti prima di perdere con l'Inter, e in Europa League invece eravamo stati eliminati agli ottavi dal Monaco, con un gol negli ultimi istanti dei supplementari. Quindi non perdiamo ulteriore tempo. Vediamo di migliorare la nostra rosa. In questa nuova stagione avremo un budget di 72 milioni per gli acquisti. Non è granché, ma se i pacchetti ci aiuteranno sicuramente potremo fare bene. Questa è la nostra attuale formazione e sicuramente ci sono alcune zone dove intervenire. A centrocampo, per esempio, eravamo già sotto di numero ed ora con la scadenza del contratto di Incham ci mancano due elementi. È scaduto anche il contratto di Lala, quindi speriamo di trovare un terzino destro che possa alternarsi con De Paoli. Vediamo che dicono i nostri pacchetti. È ora di spostarci su WeFoot. Ed eccoci qua. Vi ricordo brevemente che, per regolamento della carriera, dobbiamo aprire 6 pacchetti oro rari, perché la Sampdoria è una squadra che lotta per la parte alta della classifica al momento. Da questi pacchetti prenderemo i giocatori nella loro versione base, di qualsiasi tipo essa sia, escludendo ovviamente leggende e donne. Nel primo pacchetto troviamo già qualcosa di molto interessante. Le due punte Keane e Colomani e soprattutto il centrocampista Cagheré. Se questo è l'inizio, sono già gasato. Nel secondo pacchetto troviamo altri due possibili attaccanti come Watkins e João Pedro, ma anche un paio di centrocampisti. Speriamo non si siano ritirati. Terzo pacchetto ci regala finalmente un centrale. E che centrale? Visto che possibilmente avremo la possibilità di acquistare Tomori, ma soprattutto il GOAT assoluto Anthony. Il quarto pacchetto è un po' deludente perché tra obiettivi fuori mercato e ruoli che non ci servono praticamente non ne ricaveremo nulla. Il quinto pacchetto è discreto. Sicuramente Schlotterbeck è una possibilità importante, a cui aggiungerei Talisca forse, anche se non sono sicuro della sua età. Beh, chiudiamo col botto perché nel sesto ed ultimo pacchetto troviamo ben due terzini destri come Trippier e Marusic, ma anche un centrocampista interessante come Dewsbury Hall. Ora cerco tutti i giocatori trovati nel gioco e ci rivediamo al Lab Mercato. Ed eccoci qua, tanti non giocano più, ma la maggior parte sono riusciti a trovarli. Ora analizziamo quelli che reputo i nostri obiettivi di mercato, senza perdere troppo tempo. Partiamo da Marusic, abbiamo detto che necessitiamo assolutamente di un terzino destro, e Marusic, nonostante l'età, ha comunque ancora parametri ottimi. Anzi, direi che fisicamente è decisamente migliore di De Paoli, che è molto più giovane. È anche un discreto difensore, quindi credo sia saggio conservare circa 5 milioni per poter essere sicuri di acquistarlo. Il secondo obiettivo di mercato è Dewsbury Hall, che nonostante sia del Chelsea non costa tantissimo, anzi. Inoltre è mancino e, sia fisicamente, dove forse pecca solo in velocità pura, sia tecnicamente è perfetto per giocare da mezzala, che è il ruolo più importante del nostro centrocampo, che al momento vede due trequartisti adattati in quel ruolo. Per lo stesso motivo è un obiettivo di mercato Cacchiere, che però costa di più, quindi dovremo vedere se alla fine del mercato avremo i soldi per acquistarlo. Anche lui è fisicamente e tecnicamente molto completo, praticamente è molto simile al giocatore inglese, ma di piede destro, quindi i due potrebbero giocare insieme, creando un gran centrocampo con Lopez. L'ultimo obiettivo di mercato è Moise Kean. Mitrovic è molto forte, ma ha una certa età, ma soprattutto è molto lento ed in più di un'occasione ho dovuto rinunciarci perché è inadatto a determinate partite. Kean invece, pur avendo il fisico adatto a proteggere palla e far salire la squadra, contemporaneamente è anche molto veloce, oltre ad avere caratteristiche interessanti anche in tiro e colpo di testa. In più è italiano. Chiudiamo con Mateusz Cugna, che è l'alternativa a Kean. Se non dovessimo riuscire a trovare un compratore per Mitrovic, allora potremo cercarlo per Tutino e Machino, per poi alternare come punto trequartista il brasiliano del Tottenham, che in realtà sia fisicamente che tecnicamente non differisce poi tanto da Kean, il che lo rende l'alternativa perfetta, direi. Non ci resta che iniziare le trattative ed abbiamo subito la risposta al nostro quesito, perché in pochi giorni arriva un'offerta per Mitrovic, è molto più alta di quanto mi aspettassi, il che potrebbe sbloccare del tutto il mercato, consentendoci di raggiungere tutti i nostri obiettivi. Infatti l'Inter si presenta con 32 milioni e mezzo di euro, davvero tantissimo per un giocatore che non ha poi tanti anni di carriera davanti. Saremmo stati dei folli a non accettare. Quindi il primo acquisto da fare è quello di Kean. Il Siviglia pare voglia circa 46 milioni per chiudere l'affare. Vediamo se riusciamo a convincerli per una cifra inferiore. Purtroppo invece dobbiamo scendere a compromessi, perché il Siviglia rimane puntato sulle sue richieste ed alla fine accettiamo di chiudere l'accordo per quasi 47 milioni ed in più il 15% sulla prossima rivendita. Ora trattiamo con il calciatore. Qui la trattativa è decisamente più semplice e chiudiamo un buon accordo che prevede 4 anni di contratto a 55.000 euro a settimana, con un ruolo cruciale nel club e circa mezzo milione alla firma. Quindi ora è ufficiale, Kean diventa un nuovo giocatore della Doria. Senza indugio andiamo a fare subito il secondo acquisto, ossia Dewsbury Hall, per il quale il Chelsea chiede circa 22 milioni, anche se sinceramente ne dubito. Vabbè, forse sono stato troppo pessimista, ma alla fine era comprensibile. Chiudiamo l'accordo a cifre leggermente superiori, ovvero poco oltre 25 milioni e mezzo, ma devo dirmi soddisfatto perché mi aspettavo
aspettavo sparassero cifre superiori. Ora viene il bello, perché dobbiamo trattare con lui e la procuratrice. E dopo una lunghissima trattativa troviamo un accordo per un contratto di 3 anni a 82.000 euro a settimana, che è circa 40.000 euro in meno del suo attuale contratto. Più di così non credo che potessimo fare. Ed anche il bonus di ingaggio è contenuto, quindi Dewsbury Hall diventa ufficialmente il secondo acquisto di questa sessione di mercato. Mentre decidevo come muovermi per i passi successivi, due squadre hanno proposto degli accordi per Totino, Genoa e Galatasaray. Abbiamo accettato entrambe le offerte perché noi siamo grati al giocatore per quello che ha fatto per noi e lo abbiamo lasciato libero di scegliere, ed alla fine ha optato per il Genoa, scelta discutibile ma buon per lui, non dovrà nemmeno traslocare. Noi invece dall'affare otteniamo oltre 12 milioni. Ora siamo sicuri al 100% di poter procedere con entrambi gli acquisti rimanenti. Il primo è Marusic, è fondamentale avere almeno una riserva per evitare di dover nuovamente adattare Giordano a destra o, peggio ancora, spremere all'osso il povero De Paoli. Quindi vediamo il Bournemouth quanto sarà difficile da convincere. E direi molto, praticamente non volevano liberarsene, ma alla fine hanno ceduto per una cifra abbastanza più alta di quella prevista, ma comunque contenuta, visto che si parla di un accordo che sfiora giusto i 4 milioni di euro. Ora non ci resta che convincere lui a trasferirsi nuovamente in Italia. La trattativa col procuratore è stata decisamente più semplice. Ci accordiamo per 2 anni di contratto a 37.000 euro e 500 a settimana, con anche il solito bonus di mezzo milione alla firma. Devo dire che nonostante tutto sono molto soddisfatto, forse per la prima volta dall'inizio della carriera, perché ora la squadra è praticamente completa. Dico praticamente perché manca un ultimo tassello. Con l'uscita di Totino ora manca un trequartista, ma Pereira ora può tornare a giocare sulla tre quarti, Soriano può diventare riserva e Stein fare il titolare dietro la punta. Il tutto se riusciremo a convincere il Fulham, ed incredibilmente non è stato per niente complicato, visto che hanno accettato la seconda offerta in sostanza. Offerta che vale 34 milioni e mezzo, più eventualmente il 5% sulla rivendita. Un accordo che posso autodefinire davvero buono. Ora dobbiamo trattare con la procuratrice per convincere lei e il calciatore ad unirsi al nostro club. E non è stato complicato nemmeno in questo caso, anzi, hanno subito accettato l'offerta, senza nemmeno trattare. Il contratto prevede un ruolo cruciale nel club, per una durata di 4 anni a 70.000 euro a settimana, con un buon bonus alla firma. Quindi con questo acquisto si chiude definitivamente il nostro mercato, a meno che non arrivino offerte rinunciabili durante le ultime 2 settimane, ma sinceramente ne dubito. Quindi questa è la nostra formazione aggiornata. Mi sbilancio e dico che con questi uomini non centrare la qualificazione in Champions durante quest'anno sarebbe un fallimento, senza scusanti. Detto questo, non so quanto è lungo il video al momento, ma mi sembra giusto farvi vedere un paio di partite. Esordiremo in casa col Sassuolo e poi giocheremo contro il Monza. E ci lasceremo come prima partita all'episodio successivo il primo big match stagionale. Il 15 agosto esordiamo nella nuova stagione di Serie A contro i neroverdi. È vero, abbiamo già visto questi avversari praticamente un episodio fa, quindi per farmi perdonare vi evito lunghissime analisi, d'accordo? La squadra, tra l'altro, è sempre la stessa. Al momento non si sono mossi sul mercato ed anche le tattiche standard e con la difesa bassa non sono cambiate, col solito Berardi riferimento offensivo. Per questa partita lasciamo invariata la tre quarti, quindi esordiranno solo Dewsbury Hall e Ken, mentre Cacchiere avrà la sua opportunità nella prossima. Ci siamo finalmente, si alza il sipario sulla nuova stagione, i primi punti in palio, le squadre sono determinate a partire con un risultato positivo per muovere da subito la classifica. Ken dà inizio all'ostilità passando all'indietro, ma il Sassuolo, sorprendentemente, parte molto forte ed aggressivo ed impegna la fonte dopo appena 3 minuti con un buon tiro da fuori di Doyle. Sugli sviluppi dell'angolo guadagnato, Giraldo prova nuovamente a tirare. La palla sbuca all'improvviso e la fonte deve impegnarsi per evitare il gol. Poi reagiamo e la partita si ferma, perché arriviamo in area ma senza tirare, fino al 41esimo minuto, quando Tsimikas pesca Ken tutto solo in area. Per l'attaccante un gioco da ragazzi, tiro potente e portiere battuto. Un gol fondamentale negli ultimi minuti del primo tempo, che ci regala un vantaggio incredibile. Infatti poco dopo l'arbitro fischia e manda tutti a riposo. Dobbiamo riuscire a chiuderla perché mi aspetto che il Sassuolo reagisca. Ed in effetti il primo tiro al secondo tempo è del Sassuolo, che arriva alla conclusione con Antista. Il tiro è potente ma centrale e la fonte riesce a metterci la mano per alzarlo sopra la traversa. Poco dopo riusciamo a liberare Golovin dentro l'area. Il trequartista russo prova il tiro da posizione defilata, che trova la risposta di Drongoschi. Pochi minuti più tardi il portiere neroverdi combina un disastro. Pare il tiro di Dewsbury Hall, ma la palla gli sfugge e rimane al centro dell'area. Per il nuovo acquisto del nostro centrocampo è un tapin semplice, ma che vale tantissimo, visto che ci consente di raddoppiare. Negli ultimi minuti ci prova Pereira, più o meno dalla stessa posizione di Golovin, e chiama ad un miracolo il portiere avversario. Dopo 3 minuti di recupero, l'arbitro mette fine alla partita. È stato davvero un buon esordio per tutta la squadra, ma soprattutto per i due nuovi acquisti, entrambi in gol nella prima partita con la nostra maglia. Buona la sua prova, decisamente sopra la media, può fare ancora di più, ovviamente, ma insomma già un buon punto di partenza. Come detto, ora ci aspetta il Monza. La squadra che abbiamo di fronte è piena di giovani interessanti, con qualche elemento più esperto, ma nel complesso non credo siano al nostro livello. Inoltre hanno iniziato l'anno con una sconfitta ed il solito tiki-taka che utilizzano non credo possa metterci in difficoltà. Per questa partita, come detto in precedenza, esordisce Cacchiere al centrocampo ed anche Marusic dal primo minuto, che è l'altra novità di formazione insieme a Ngoi al centro della difesa. Direi che possiamo iniziare.
Si è detto e scritto molto alla vigilia su questa sfida. Ci siamo, nei prossimi 90 minuti sapremo tutta la verità su questo match. C'è un solo modo per scoprire come andrà a finire: rimanere qui su EA Sports. Kane fa partire il gioco passando all'indietro verso un compagno e dopo appena 2 minuti abbiamo una grande occasione. Golovin inventa un lob perfetto per Kane che si aggiusta il pallone con la coscia e dal volo la mette all'angolino. Ma non è tutto, perché dopo 5 minuti siamo nuovamente nell'area avversaria. Pallone allontanato male che finisce sul petto di Stein. Il trequartista non ci pensa 2 volte e lascia partire un missile col destro, sul quale Caprile non può nulla. Ormai il Monza è in bambola, Stein scambia con Kane al limite. Il pallone gli torna preciso per il tiro di prima intenzione, troppo potente perché Caprile rischia di intervenire. Che gol fantastico! Ha trovato la rete con una volée. Si prova nuovamente Kane dopo qualche minuto con un tiro da fuori, stavolta il portiere avversario riesce a parare deviando la palla all'aria. Dopo un inizio fortissimo abbiamo rallentato e siamo andati a riposo in vantaggio di 3 reti. Praticamente la partita è già chiusa. La seconda frazione si apre come si era chiusa la prima. Dewsbury Hall pesca Kane tutto da solo dentro l'area. Il primo controllo non è perfetto, ma basta per arrivare al tiro di destro, che vale la doppietta personale. Dopo una ventina di minuti abbastanza tranquilli, riusciamo a partire in contropiede. Kane vede l'inserimento di Stein che tira nuovamente di prima, stavolta col mancino, ma il risultato è il medesimo: portiere battuto e palla in rete. Anche Caprile è in confusione totale. Rinvio rivedibile tra Kane e compagno di squadra. La palla rimane al limite e Stein, come un falco, si avventa sul pallone vagante. Destro raso terra e rete che vale il 6-0, ma soprattutto il poker personale. Alla fine l'arbitro fischia la fine della partita. Abbiamo dominato e il Monza è rimasto negli spogliatoi fin dall'inizio. Non c'è stato nulla da fare. 6 nelle prime 2 giornate e hanno dato prova di grande solidità in ogni reparto. Ha disputato una partita eccezionale. Ed ovviamente la Gazzetta elogia la prestazione di Stein, che, non neghiamolo, è stata da fenomeno. Tutta la squadra ha approcciato il campionato alla grande. 8 gol segnati e 0 subiti in 2 partite non sono male, ma la prima prova del 9 l'avremo nel prossimo episodio, quando affronteremo l'Inter. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se il mercato vi ha soddisfatti, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video.